Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale, carissimi amici miei. Proseguiamo con i nostri consueti appuntamenti. Andiamo ad estrarre subito due carte da questo mazzetto che formeranno i due gruppi di questo video. La prima carta sarà la carta dell'incontro, numero 69, 6 e 9. La seconda carta sarà la carta della ruota numero 24, 2 e 4. Ecco qui le due carte appena estratte, andiamo a contrassegnarle con pietre e cristalli. Per il gruppo 1, carta dell'incontro, abbiamo l'ossidiana. Per il gruppo 2, carta della ruota, abbiamo l'ossidiana nobile. Adesso vi chiedo di concentrarvi intensamente, fate la vostra scelta. Per chi preferisce la stesa unica può ascoltare entrambi i gruppi. Ci vediamo tra poco alla carta che avete scelto. Rieccoci qui Ossidiana, andiamo a scoprire cosa sta per scrivervi la persona a cui state pensando e andiamo a capire anche il perché, il contenuto di questo messaggio o comunicazione in arrivo. Prima di iniziare vi ricordo come sempre che è una stesa collettiva interattiva, quindi anche se ti risuona e ti sembra la tua stesa, ricordati che non è il tuo consulto privato. Poi per chi volesse appunto prenotare la propria stesa personale, scrivete un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra e vi risponderò con tutte le informazioni semplicissime di prenotazione. Ovviamente anche per chi volesse riprenotarlo e quindi riaggiornare la propria situazione. Allora, io inizierei subito dalle sibille, dall'oracolo. Vediamo cosa ci dice per l'ossidiana. Allora, andiamo a vedere per l'ossidiana chi sta per scrivervi e perché. Vediamo. Abbiamo una persona triste qui, che sta soffrendo. Sta soffrendo nella sua vita, probabilmente per situazioni personali o comunque per quello che è successo con voi. Magari questa persona ha detto o fatto determinate cose che sa bene che vi hanno ferito, colpito e quindi c'è del pentimento, c'è della tristezza, come a dire, ma che cosa ho fatto? Non dovevo fare questa cosa, non dovevo dire questa cosa e quindi c'è della tristezza. Andiamo avanti per l'ossidiana. Quindi siamo di fronte a una persona triste. E infatti questa carta ci conferma proprio la preoccupazione. C'è il numero 3 molto forte, qui. Andiamo avanti. Oh là là. Oh, la carta del regalo numero 17. Beh, queste mani che porgono un dono concreto. Potrebbe trattarsi di un oggetto che questa persona vuole regalarvi per farsi perdonare in un certo senso o per scusarsi di qualcosa, oppure semplicemente il dono rappresenta l'azione attraverso una comunicazione che può essere scritta, verbale, quindi una chiamata, oppure attraverso i social, un segnale di fumo. Ecco, questa persona ha intenzione di fare un gesto che però è gentile e lo fa perché
in un certo senso vorrebbe rimediare a ciò che ha detto o ha fatto, perché alcuni di voi probabilmente ci sono proprio rimasti male e quindi una situazione vedo anche molto forte per altri di voi, cioè questa persona si è comportata male, in un modo che non vi aspettavate e addirittura in altri casi ci sento qui proprio del pentimento, un pentimento molto forte. Questa persona in un certo senso vuole riparare i danni appunto fatti. Voglio prendere qualche altra carta, proseguiamo. Abbiamo il ladro. Ecco, qui le carte già ci parlano di una persona comunque altalenante o attualmente o che si è comportata in modo strano, ambiguo, non vi ha detto delle cose oppure vi ha promesso delle cose e poi non le ha mantenute, oppure ancora una persona che si faceva vedere e poi spariva, insomma, va e vieni, A fondo mazzo abbiamo l'uomo principale, che è proprio la personificazione della persona a cui state pensando. Se siete dei maschietti, ci parla di voi, quindi è la carta consultante, quindi potete girare l'interattivo e quindi nel vostro caso queste carte di prima rappresentano l'atteggiamento della persona a cui state pensando, ok? Invece se siete delle donne, questa carta rappresenta la persona a cui state pensando e i suoi atteggiamenti. Allora, vediamo adesso con i tarocchi per l'ossidiana. Cosa sta per scrivere questa persona e perché? Perché si sente in colpa, è chiaro, perché ha capito che è stata altalenante e quindi vuole rimediare proprio a tutto. Vediamo. Oh, il 2 di denari o pentacoli. Ecco l'altalenanza. Anche i tarocchi ci sottolineano proprio questa caratteristica. È una persona che fa dei passi in maniera però lenta, razionale, e l'indecisione sta proprio qui. Quindi il 2 di denari è carta che ci parla proprio di una persona che a volte non riesce a fare un passo o per paura della reazione dell'altro oppure per proprie paure personali. Mm? Eh sì, però ci sta pensando di fare questo passo, Sento molto forte questo tipo di energia. Andiamo avanti. Abbiamo il cavaliere di denari. Eh sì, qui c'è la terra, elemento terra, i segni di terra anche coinvolti. Andiamo avanti. E il 10 di coppe. Che cosa prova questa persona per voi? Un sentimento molto importante, molto profondo. Il 10 di coppe parla di famiglia, quindi potrebbe trattarsi di una persona con cui avete già fatto convivenza, oppure una persona che si immagina come il proprio partner del futuro, la persona ideale, e questa persona vi pensa come la giusta partner o la donna giusta per creare un futuro, un cammino. La carta del 10 di coppe in altri casi può indicare anche che qualcuno possa essere attualmente impegnato, se stiamo parlando di rapporti extra, oppure che proviene da un impegno familiare, un pregresso. A fondo mazzo abbiamo il 3 di bastoni, che parla di progetto. Aggiungerei progetti, proprio al plurale.
Ci sono qui dei progetti importanti nella mente di questa persona, progetti proprio sentimentali, e qui il passo vuole farlo questa persona, perché il Cavaliere di Denari è colui che avanza però con un'azione concreta, che può essere un invito, un gesto, un messaggio. Poi ovviamente sta a voi valutare o accettare queste scuse, questo pentimento, questo farsi avanti. Andiamo a vedere con le sibille del cuore per l'ossidiana. L'immaturità, carta numero 31. Come si sta comportando questa persona o come si è comportata finora? In modo immaturo. Ecco perché la carta del ladro, l'altalenanza, il 2 di denari, la carta del pentimento, della tristezza, come se fosse un bambino. Confusione, ci sento anche tanta confusione, ma non tanto emozionale quanto nelle azioni, perché i sentimenti questa persona li ha e sono anche forti. Il punto è la volontà, la concretezza. A fondo mazzo abbiamo la preparazione, carta numero 1, quindi l'1 rappresenta anche l'inizio o i nuovi inizi, quindi è come se questa persona stesse preparando il proprio cuore e tracciando una strada ben specifica per voi. Andiamo a vedere con i dadini quale messaggio per l'ossidiana. Non a caso avete scelto la carta dell'incontro. Andiamo a vedere. Allora, segno dei pesci potrebbe essere il vostro segno ascendente oppure quello dell'altra persona, o uno stellium, quindi un raggruppamento planetario nel vostro tema natale o nel suo tema natale. Il segno dei pesci è il 12° segno dello zodiaco, quindi occupa il 12° campo zodiacale, che parla di karma ma anche delle prove della vita. Quindi state vivendo proprio una prova karmica con questa persona. Come se qualcuno stesse mettendo alla prova l'altro, ma anche la propria pazienza e la propria volontà. Il segno dei pesci è anche la telepatia, la profondità. Percepite nell'anima questa persona, è come se la sentiste proprio a distanza. Poi abbiamo il pianeta Venere, che parla d'amore, un amore comunque che è reciproco, molto molto forte, molto importante. E poi abbiamo il numero 3, che può indicare il giorno specifico di un mese specifico oppure rimandare al mese di marzo, ma anche alla carta dell'imperatrice, arcano maggiore di volontà, di fertilità, ma anche di cose buone che in un certo senso possono arrivare nella nostra vita. Ma l'imperatrice parla anche della visione che ha questa persona di voi, e nell'iconografia in alcuni mazzi l'imperatrice ha accanto a sé proprio il simbolo di Venere, come a sottolineare appunto non solo il vostro amore che sentite, che provate per questa persona. Può trattarsi di amore, per altri di interesse, per altri di infatuazione, siamo così tanti, però estendiamo il significato di Venere, ma anche l'altra persona prova ciò che state provando voi in questo momento. Io vi mando un abbraccio grandissimo, Ossidiana, vi aspetto al mio prossimo video. Per prenotare consulti privati scrivete un messaggio al numero WhatsApp in basso a destra. Adesso passiamo al gruppo 2, carta della ruota, Ossidiana Nobile. Rieccoci qui, Ossidiana Nobile, andiamo a vedere cosa sta per scrivervi la persona di vostro interesse e perché.
Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa interattiva e collettiva, quindi anche se ti risuona tanto e ti sembra il tuo consulto, ricordati che non è il tuo consulto privato, perché siamo nel collettivo. Poi per chi volesse prenotare o riprenotare il proprio consulto privato, scrivete un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra e vi risponderò con tutti gli step facilissimi di prenotazione. Allora, iniziamo con l'oracolo, con le sibille. Ecco, prima carta, carta della prigione, numero 29. Allora, è una persona bloccata, ci sento una prigione, come se stesse vivendo un condizionamento o con voi per proprie fissazioni o pensieri o convinzioni, oppure per circostanze esterne, quindi che questa persona è bloccata per motivazioni appunto esterne, sue, della sua vita, di lavoro o di famiglia e quant'altro. Andiamo avanti, chiediamo ulteriori messaggi per l'ossidiana nobile. Cosa sta per scrivervi questa persona e perché? Vorrebbe scrivervi anche che è bloccata, che sta vivendo una fase molto molto particolare qui. Abbiamo la carta della bambina o dei bambini e la carta della casa. Allora, è un messaggio molto specifico, però per una piccola parte di voi. Qui ci sento molto forte una persona bloccata perché è impegnata in casa, in famiglia, con figli. Potrebbe trattarsi di una situazione extra, come no, quindi che questa persona magari proviene da un precedente matrimonio, convivenza con figli e quindi è bloccata ancora per questo motivo, che ci sono delle dinamiche ancora da risolvere in casa e con figli. Questo per una piccola parte di voi. Per altri potrebbe indicare appunto che questa persona è bloccata in casa per motivazioni familiari o anche genitoriali, e che quindi in questo momento iniziare un percorso più costruttivo indicato dalla carta della casa è complesso per questa persona, in questa fase. Però andiamo avanti, perché vorrebbe ricominciare o cominciare un percorso con voi più costruttivo, però si sente ancora bloccata questa persona, Vediamo. Abbiamo il benessere improvviso, carta numero 11, e a fondo mazzo il pensiero, anzi i pensieri. Questa persona vi pensa molto, moltissimo, moltissimo e in maniera anche costruttiva, positiva. Ha capito bene il vostro obiettivo, le vostre buone intenzioni e vi pensa spesso durante la giornata, tutt'oggi, a prescindere dalla situazione che state vivendo e dal tipo di rapporto che avete. Però sta bene con voi questa persona quando vi sente, quando vi vede. Eh sì, gli scatta dentro qualcosa di molto importante. Vediamo con i tarocchi, per l'ossidiana nobile, cosa sta per scrivere questa persona e perché. Sta per scrivere perché c'è un pensiero quasi ossessivo per voi e quindi non resiste. Abbiamo l'asso di spade, che per antonomasia è carta di comunicazioni in entrata o in uscita, poi in base al contesto che state vivendo. E l'asso di spade è una carta molto molto forte, molto potente, perché questa colomba, proprio in questo mazzo specifico, mi ricorda tanto la Pasqua e la pace, proprio il fare pace. Quindi se è successo qualcosa qui
parrebbe esserci la possibilità di un recupero, di un rimedio. Andiamo avanti con l'ossidiana nobile, vediamo. Il 9 di denari, che bella carta, simbolo di benessere e di costruzione concreta. L'appeso, quindi attualmente questa persona si ritrova ad essere appesa. Abbiamo qui la prigione, si sposano perfettamente, quindi questa persona proprio sta vivendo un momento molto molto particolare della sua vita, ha bisogno di una mano. Ha bisogno di una mano per spezzare queste catene. Dopo l'arcano numero 12 abbiamo il numero 13, che è l'arcano senza nome della morte, che rappresenta il grande cambiamento. Eh sì, ma anche il tagliare queste catene. Questa persona dovrebbe abbracciare il cambiamento per arrivare verso di voi, deve fare delle scelte. Abbiamo il 3 di denari, sì. Questa persona deve fare delle scelte ben precise. C'è una decisione da prendere qui. Vediamo con le sibille del cuore per l'ossidiana nobile. Vediamo, È una persona comunque che si esprime poco, parla poco. Eh sì. Vediamo. Abbiamo la cura. No, vabbè, non ci posso credere. 12, 13, quindi il 12, l'arcano senza nome di cui appunto vi dicevo, e poi abbiamo in progressione la temperanza che ce la ricorda molto questa carta, questa sibilla proprio, c'è anche l'anfora che va a curare questo cuore in fiamme, incendiato, bruciato, la carta della cura. Questa persona deve guarire da qualcosa o da qualcuno del passato. Qui c'è un retaggio molto forte del passato, ecco perché ha paura di aprire il suo cuore totalmente con voi. A fondo mazzo abbiamo la crescita, carta numero 3, e il 3 era il numero che emergeva nel primo gruppo, quindi qui c'è il numero 3, anche qui la crescita, è come se questa persona dovesse crescere e superare questa fase che lo blocca, lo limita ancora oggi. E infatti abbiamo la cura. Voi siete la cura di questa persona. Potrete essere la sua cura e anche una spinta per crescere a livello emozionale. Voi avete un compito con questa persona. Andiamo a vedere con i dadini per l'ossidiana nobile. Oh là là, e ce l'abbiamo fatta. Recupero il dadino. Per fortuna non è caduto. Allora, abbiamo il segno zodiacale dell'Acquario, che potrebbe essere il vostro segno ascendente, oppure quello dell'altra persona, o un raggruppamento planetario importante nel vostro tema natale o nel suo. L'Acquario è l'11° segno dello zodiaco, parla di progetti, di futuro, di percorsi, ma è anche il segno della rivoluzione, del cambiamento, ed è la rivoluzione di cui ci parlavano prima i tarocchi. Quindi dopo l'arcano numero 12 abbiamo il numero 13, che è l'evoluzione del 12, quindi questa persona è chiamata a crescere, a fare delle scelte. Poi abbiamo Mercurio, che è il pianeta dell'intelletto, ma anche delle comunicazioni, in entrata e in uscita, tra l'altro anche veloci, che arrivano in breve tempo. E quindi qui c'è il segnale della comunicazione. E poi abbiamo anche il numero 1, che potrebbe indicare il giorno specifico di un mese specifico, oppure il mese di gennaio, oppure anche il bagatto, che è arcano maggiore di lavoro interiore, ma anche di nuovi inizi o di un inizio, se ancora con questa persona non è scattato quel click magico. E il bagatto dà il via
a tutti i 22 arcani maggiori, quindi al percorso dei 22 arcani maggiori, e quindi ha una potenza rilevante, e con il mago tutto è possibile. Io vi mando un abbraccio grandissimo, gruppo 2, vi ringrazio dell'ascolto. Per prenotare i consulti privati scrivete un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra. Un bacio grande da Roberto, il vostro cartomante di fiducia. A presto!